Benvenuti in contemporanea presso l'Hotel NH Venezia Rio Nuovo e l'Auditorium Santa Margherita di Venezia, dove avrà adesso luogo uno dei programmi più attesi del nostro festival, cioè l'incontro con i membri della giuria internazionale. So we would like to welcome you back to this edition. We're doing at the same time a vision here and an interview at the NH Hotel, but at the same time we also have a streaming at the auditorium with one of the most waited for events, the one with the international jury. Quest'anno siamo stati felici di annunciare una giuria tutta femminile, composta dalle attrici Junichikawa Maria Mamona e dall'animatrice Sulafa Hijazi. Sfortunatamente Junichikawa è stata improvvisamente richiamata sul set, non alla lavorazione, ma da adesso ha voluto comunque mandarci un suo messaggio di saluto che vi dimostreremo tra un attimo. So we're really proud to have this year a jury made of just women, and all our actresses and the ladies participating. We also have Maria Mamona, Sulafa Hijazi, and Junichikawa, who unfortunately has just been called to go back to the setting room. Mostreremo il suo video. Oh, and we're just about to show you the video. Hi, my name is Jun Chikawa. I'm a Japanese actress living in Italy. I'm really honored to take part of the jury of this festival, but unfortunately I can't be with you because I'm, as you can see, I'm working in Rome for a film called Addio al Nubilato by Francesca Polone. I'm really sorry that I can't join all of you today, but I really hope that you can enjoy today and tonight. It was very exciting working with Maria and Sulafa, two beautiful girls that I would like to say hi. And it was very nice to watch all of these movies. Oh my god, everyone was amazing. Everyone was very pretty well done. That's why it was very hard to find the right one, but you're gonna see who will win. And thank you, Roberta, for calling me, and I really hope that we can see each other next year. Ciao! Thank you so much! Sono Junichikawa e mi dispiace tantissimo di non poter essere con voi in questa occasione perché appunto sono stata richiamata nel set a Roma per il film Addio al Nubilato di Francesca Polone. Mi dispiace tantissimo, ma spero vi divertiate tanto e che vi divertiate altrettanto anche stasera. Vorrei ringraziare anche Maria Mamona e Sulafa Hijazi perché è stato bellissimo lavorare con loro e soprattutto guardare i film. Infatti devo dire che è stato molto difficile scegliere quello che ha potuto vincere il concorso, ma vedremo chi sarà. Vorrei anche ringraziare Roberta e ci vediamo il prossimo anno. Perfetto, grazie mille. Quindi procederei adesso invitando qui con me Maria Mamona. Dovremo switchare le lingue, per cui chiederò alla nostra bravissima Mandy adesso di tradurre dall'inglese all'italiano. Vuoi dire cos'è questo intanto? Sì, certo. In inglese. In inglese. So I'm going to call here for a brief interview Maria Mamona, and myself I'm going to translate from English to Italian afterwards and give a translation about what has just been said. Dear Maria, you are one of the most complex actresses of Poland, and not only because your work goes from theatre to cinema and many other things, but also because you are able to give a real strong characterization to each of your characters. Yes. Could you tell us something about
your approach to the characters, how do you work for both theater and cinema, which kind of work you make on the character and on yourself, of course. Maybe she can talk a bit in Italian. Maria, ti ritengo una delle attrici con cui è più complesso il tipo di lavoro, non solo per il continuo salto dal teatro al cinema, ma anche per il tipo di personaggi che interpreti, anche perché ad ognuno gli dai una vera e propria vita. Perciò ti andrebbe di parlarci al riguardo di questo lavoro? Yes, firstly I'd like to say that I am delighted to be here on this festival. Thank you very much for inviting me. And I'd like to say something about me, about my work. And I think that I love my profession, my work, because I'm 66 and I am interested in acting. And I can't say that only one part of my work is better than other. I mean theater, better than film or TV and so on, because always I think about human being in my work, and it's interesting to change sometimes outside also, but especially inside, because it is very deep work when you have to change inside myself. I mean thinking an eye on the world, the past and everything, and it's exciting for me. And the preparing for work, preparing for a role in a film or in theater, it's a fascinating time for me to find. Oh, sorry. Oh, okay. Sorry, I forgot, sorry. No, it's okay. I don't speak much, that's why. Prima di tutto sono veramente contenta di essere qui e vorrei ringraziarvi nuovamente per l'invito. Per quello che riguarda il mio lavoro vorrei cominciare dicendo che ancora lo amo tantissimo, sebbene abbia 66 anni sono ancora interessatissima alla vita d'attrice, non solo in quello che riguarda le opere teatrali ma anche nel cinema, ed è proprio per questo che non so nemmeno scegliere quale possa essere la parte migliore tra questi vari contesti, anche perché credo nell'essere umano sia nel ruolo esterno che nel ruolo interno. Perciò quando mi ritrovo a lavorare nella parte anche più difficoltosa di questo tipo di lavoro, ovvero all'essere al carattere del personaggio stesso, provo a pensare con le mie parole ed è veramente eccitante e interessante. E per questo ci sono alcune differenze tra la preparazione del film o dell'opera, ma è sempre una grande emozione. Yes, and to be honest, my work in the theater, it's maybe on one hand easier because the time preparing the role is longer. So it's I am not to be ready for first rehearsal or the next rehearsal, because it is slowly moving, and the end is for some months, for example. But in the film, you have to be prepared is faster, I think. Of course, it is very good luck to have a long time to prepare a role and think about it, talk about it with director, with writer, and think about the life of the person, because I think it's a very important thing is to know the past of the person,
who I am acting now, because everything is what is it now. It depends on what it was the past and sometimes childhood. To the character of not mine, but mine of course too. To be honest, the main difference I find, ad essere sincera, è la prima differenza che I could understand. Italian language. And there's a main problem about understanding both. Yes. You don't know which language you're talking. Ad essere sincera, trovo che il ruolo che viene ricoperto a teatro sia leggermente più facile per una questione di tempistica, anche perché ho molto più tempo per preparare il tipo di personaggio che interpreterò, ho modo di capirne il passato e perciò di capire e di riuscire ad interpretare quel ruolo. Mentre quando stiamo parlando di un film o comunque di una ripresa, la preparazione dell'attore è molto più veloce. Perciò il personaggio è da creare molto più velocemente, non ho modo nemmeno di confrontarmi con altre persone per capire come si deve comportare esattamente quel personaggio lì. And I'd like to say also that always I am finding in a character, for example, which is this character looks at this very nice person and nice human being. So always I want to find in this person some black sides, because always we have, each of us has black sides. And otherwise, also when you are black character, you are sometimes very nice inside in some aspects of your personality, and it is not only mine, but my way to create character. So, quando mi ritrovo ad interpretare dei personaggi che sono molto gentili, hanno un bel modo di fare, sono proprio dei begli esseri umani, voglio comunque trovarci un lato oscuro, perché c'è sempre quel piccolo dettaglio che va a cambiare il carattere della persona. Come poi potrei fare lo stesso discorso quando mi ritrovo con un personaggio che viene identificato come il black side da interpretare, c'è sempre un lato positivo all'interno del ruolo che viene interpretato. E questo è il mio modo di vedere, ovviamente non solo, anche da parte di altri attori, sull'interpretazione di un personaggio. So that's all. Okay, so your long period, your long marriage with one of the most famous filmmakers. Yes, but it wasn't a long marriage. And anyway, because I had two husbands. Oh, But I'm sorry. but it's okay. It's okay. Anyway. But my last husband, I spent with him almost 10 years, and but we know each other. 10 years is a long time. Yes. It's too short time for me, but it was exciting time for me. Anyway, much. the question was this kind of have you ever had a chance to look at your characters through a filmmaker's point of view because of this, of course, influence, maybe? Yes. Yes. Maybe she can translate. Ti è mai capitato di vedere uno dei tuoi personaggi dal punto di vista del creatore del film? Perché c'era il matrimonio. A causa del matrimonio. Lei è stata sposata a lungo, Sì. a lungo per me, lei dice di no, 10 anni sono lunghi, con un regista famosissimo. Infatti ho tagliato proprio per questo matrimonio. Yes. Yes, we spent together almost 10 years, but before we know each other 11 years, and we were colleagues, friends, and after something changed in our relation. And it was a fascinating time in my life, private life too,
but now I'm talking about my profession. So I take a part in his 3 movies. The last one was the biggest role for me. He wrote this script for me, not for me because if he was finding something for me, no, he was interested in this person because it was real person. He is, even was interested 30 years ago when he made Interrogation firstly, the Polish film, quite famous Polish film, and Krystyna Janda received a prize in Cannes for this role. And it was about Stalin's time in Poland, and my person, my character, what I was acting in my last big movie was from this time too. It was a colonel of security department in Stalin's time in Poland, and I have to say that this time when we were talking about this movie, after preparing and he was writing the script, was amazing time for us, because all the time we were talking about it. Breakfast, the dinner, always. Of course, I had to learn many things about history, about this part of our history, which I didn't like, I even hate before. But when I have reflection about it, and it is very, very interesting to know about it, and I have to say that not always two of artistic person like to work together, but for us was amazing. I think for him too, with me, but for me, of course, was amazing, and this my role. It's I think it's very difficult to act this kind of role for women, because all the time on the screen and a difficult, complicated person, very educated, very intelligent, but on the other side, terrible person. And this film is about one part of her life when she has reflection about what she did already in her life, and she wants to change something, and she wants to be another person, and this changing is inside. It isn't for show up, only inside her, and it was more interesting for me. So, allora, abbiamo passato quasi 10 anni insieme, ma prima ci conoscevamo già da altri 11 anni, dove siamo stati sia colleghi che amici, e poi è cambiato in qualcos'altro. È stata una bellissima esperienza nella mia vita, ma ora comunque sto parlando di quello che è relativo alla mia professione. Perciò abbiamo lavorato insieme a 3 film, e nell'ultimo ho fatto questo scritto perché era molto interessato a questo tipo di persone da descrivere, ma già 30 anni fa Christian Ryan aveva vinto un premio a Cannes al riguardo, in cui si raccontava la vita stalinista in Polonia, e in quel momento dovevo interpretare la figura di colonnello del Dipartimento di Sicurezza. Devo dire che quando ne parlavamo di questo progetto era veramente bellissimo, perché ne parlavamo in continuazione, a colazione, a pranzo, in tutti i momenti possibili.
e anche perché dovevo capire delle parti effettivamente storiche che prima odiavo, non mi piaceva proprio la storia, e ora ne sono a conoscenza e questo mi rende veramente contentissima. E devo anche dire inoltre che non sempre due figure artistiche, quando si ritrovano a discutere di certe tematiche o comunque a lavorare insieme, sia sempre facile. Per noi lo è stato, almeno per me è stata un'esperienza bellissima. Inoltre vorrei aggiungere che è molto difficile interpretare il ruolo di una donna in un film del genere, specialmente con un carattere di una persona molto intelligente, astuta, con un passato terribile di azioni fatte che per un lungo periodo, e in questo momento del film comincia a pensare a ciò che è stato fatto con una chiave diversa, però non lo esterna, sono comunque tutti ragionamenti che rimangono all'interno del personaggio. One last question. Yes. When I asked you to choose one of your works to be screened to our film festival, you choose a student work. Yes. This is very, very interesting. Why? Because I didn't work in short movie, only in students movie. So it was, but I like very much this movie, and even some days ago another students movie with me in a lead role won the first prize in Roma festival in a short film section, of course. So I like to work with young people, with students, of course not for money, because because I like very much to act, to my profession. It's phenomenal. I mean phenomenal, not that I am phenomenal, but to work, it's a phenomenal feeling for me. Quando le è stato chiesto di scegliere un film, ha scelto un film prodotto dagli studenti, diretto dagli studenti, e quindi le vorremmo chiedere come mai questa scelta. Personalmente io non ho mai fatto degli short, ma dei film con degli studenti, e questa è una cosa che trovo veramente, che mi piace veramente tantissimo. Tra l'altro qualche giorno fa un altro film prodotto da studenti ha vinto il primo premio nella sezione dedicata a Roma, e vorrei incentivare, non ovviamente dal punto di vista economico, ma il lavoro dei giovani, degli studenti. È fantastico lavorare con loro, e amo appunto la mia professione anche per questo, perché ti ritrovi a confrontarti con queste tipologie di situazioni. Thank you, Maria. Yeah, No, I try to say when why I am so glad to take a part in students' movie, because I think that not only I can teach them a little about acting, but also I can learn from them too. Their energy, everything what they have when they are young. So thank you very much. Vorrei anche specificare perché sono stata così felice di aver preso parte a questa tipologia di film, perché non sono stata solamente un tipo di icona, di figura che insegna, ma ho anche avuto modo di imparare dalle persone con cui stavo lavorando, da quell'energia che potevano dare solamente dei giovani ragazzi, così ho potuto imparare anche io qualcosa da loro. Thank you, Maria, but maybe later there will be some questions somewhere. I will call you again. Now you, beautiful Slafa Hijazi. Slafa
Well, it's quite difficult to make one single question to Sulafa because she's an animator, of course, and I'm much more a producer and many other things. But she's a double-faced animator. Several faces. Inside and outside. A schizophrenic now. Almost. Because on one side, she is able to make a very witty, very delicate movie for children. And on one other side, very strong, dark, geometrical, digital, really, really dark, yes, maybe it's the best way to say, short movies about war, about her own country, Syria. Now she's living in Germany. So the question will be, how can you split your personality like this? But I want to ask you about your work, just maybe she can translate that. Ora vorremmo chiedere a Sulafa appunto come riesca a dividere i suoi due stili, diciamo, da animatrice, sebbene sia anche produttrice, ricopra altri ruoli, perché da una parte crea delle animazioni molto delicate, dolci per i bambini, e dall'altra ritroviamo delle storie molto più tetre e molto più geometriche, e appunto delle dark short movies, anche ad esempio sulla guerra in Siria, ovvero il paese d'origine, anche se ora vive in Germania. Come è in grado di spezzare questi due stili così nettamente? First of all, I'm so happy to be here and thank you very much for the invitation. And I'm so delighted to see so creative work in the city, in the festival, and to meet very beautiful and warm people. So thank you very much. Prima di tutto vorrei ringraziarvi per avermi invitato a questo fantastico festival, anche perché sto trovando una fantastica esperienza non solo nella città, ma anche negli organizzatori, nelle persone che ho avuto modo di incontrare in questi giorni e l'accoglienza che mi avete dato in questi giorni. So about my work, I can maybe divide it in two phases. The phase after I finished my study in theater, and I had also 2 years of fine arts, and when I was working in Syria, and the time after 2011, after the Syrian uprising. When I was working in animation in Syria, it was a new medium and it was a new industry that not many people work on it. We were like a small group experimenting, teaching ourselves, trying to figure out this beautiful language with drawings, with technique, with digitals, with softwares. Just before you translate the last things, like Syria is not a copyright place, so you can get any software with 100 euro. So I learned like 100 softwares, which is bad at that time, but in this time, like, you can get any illegal copyrights, and this was like the things that we didn't also know about the international industry. Per quel che riguarda il mio lavoro vorrei suddividere il tutto in due fasi. La prima è quella successiva al momento in cui ho finito gli studi teatrali e 2 anni di belle arti. E infatti lo farei partire, diciamo, dopo il 2011, ovvero con il risveglio siriano, in cui per quel che riguardava l'animazione era veramente un nuovo tipo di industria. Infatti ci ritrovavamo all'interno di un piccolo gruppo che stava anche imparando non solo l'utilizzo di nuovi software, ma di linguaggi propri dell'animazione, anche perché a quel tempo quel che riguardava l'utilizzo del copyright era molto diverso da oggi, in cui riusciamo, in Siria si riesce ad ottenere dei copyright molto facilmente e illegalmente. Ai tempi dovevamo anche pagare all'incirca 100 euro per ottenere un solo software, quindi era completamente un altro tipo di lavoro. When we discovered the animation, we discovered that we had a magic tools, because Syria is speaking
the Arabic language, and we have 22 countries that they are also speaking the Arabic language. So we discovered that we have a huge audience of young people, of children and young people. And mostly they have similar culture. They have similar also, let's say, social issues, political issues, sometimes economical issues. So if we do a message that teaches the Syrian kids, it will teach also or reach all those Arab kids in their places. Perciò il tipo di scoperta che abbiamo fatto con l'animazione era anche appunto un tipo di linguaggio che non si limitava solamente a quel che è stato citato in precedenza per un fatto di software, ma anche che l'arabo era parlato anche in altri 22 stati. Perciò potevamo raggiungere ovviamente un tipo di pubblico molto più ampio che poteva anche riguardare i bambini, le famiglie di altri stati che parlavano arabo, che affrontavano più o meno le stesse tematiche, le stesse problematiche, sia dal punto di vista economico, sociale e via dicendo. Perciò ciò che veniva discusso anche in Siria poteva essere compreso anche in Arabia. We started around late 90s, 2000, when I was like 23 years old. And back that time, the internet was not very common, social media like nowadays, but the TV was really very popular. Even if you go to a Bedouin area, when some people live in tents, for example, you have the satellite dish and they have a TV inside. So the TV was almost in every family in the whole Arab region. So we know that we can reach to very big audience. Plus that the educational system in most of in Syria and in most of the Arabic countries is very corrupted, very theatrical, very one-sided. So we discovered with the animation we can create a parallel education outside the form of the school, and we can create our own curriculums that teaches creative thinking, women empowerment, environment, and many other topics. For then it was modern topics that were not really taught in the school. Quando abbiamo cominciato a produrre appunto dei film d'animazione alla fine degli anni 90 e inizi 2000, avevo 23 anni e al tempo ovviamente internet e i social non erano ancora in gran uso come oggi, ma la TV invece sì, peraltro la trovavamo in delle situazioni in cui venivano installate all'interno di tende, perciò quasi in delle tendopoli, quasi tutti avevano una televisione. Perciò abbiamo deciso di modificare la nostra linea un po' più sull'educazione, anche perché in Siria e nei paesi arabi l'educazione è per lo più corrotta o cerca di indirizzare il tutto solamente su una linea molto ristretta. Perciò abbiamo deciso di trattare anche delle tematiche oggi molto attive anche sull'ambiente e sull'importanza della figura femminile. Abbiamo trovato questa metodologia attraverso l'animazione. Personally, I had two challenges. I did many TV series, animation TV series for kids at that time, and I started very early. My first 65 animated episode was when I was 23. So I started really early with the things, and during this process of very fast production, and we were growing very fast in that time, I had two challenges. The first challenge is how to create very creative curriculums to reach the kids, and the second one is aesthetically, how can we create an animation that present or represent the Arab kids? Because most of the animation that they were seeing like Japanese anime, American anime, so they were not seeing themselves. And some of those animation, even the dubbed one, they have misperception about what does Arabic mean, so they deal with it sometimes in a touristic way, let's say, orientalistic way, misrepresenting, so also the kids, they cannot see a mirror of reflecting themselves. So part of it was to dig into the
artistic identity that can reflect the environment on an equal level with the children. Quando ho cominciato a lavorare alle serie TV animate, avevo solamente 23 anni e ho lavorato tra l'altro a 65 episodi animati, i quali era molto difficile accostarli non solo alla produzione, che doveva essere molto veloce, ma anche alla crescita che stava facendo il nostro studio. Perciò abbiamo avuto due sfide principali. La prima è quella proprio dal lato creativo, che poteva riguardare non solo la creazione stessa, ma l'estetica di questa appunto anche creatività. Perché non c'erano delle serie che potessero riflettere la figura dei bambini del Medio Oriente, anche perché tutti i bambini vedevano più che altro anime giapponesi o delle serie TV americane, ma non c'era qualcosa che potesse effettivamente far parte di loro e dove si potessero ritrovare. And just going back to your question is about the delightful things. I always hated the school since I was a child. For me it was like a torture to go to school. So I know how much getting the information should be funny, comedy, and I have 7 brothers and sisters and we always laugh all the time. So it was a playful discovery. So I really loved it and I loved this kind of humor about it. But meanwhile, I was always drawing monsters by myself, so it's like always this is something separated. So I thought that the comedia and the way that the information are presented is very important, and this I think was part of our success also as a group, because we were not having the school role. We will ask the children, let's go and play together. If I created something to the children and I laugh about it and I like it, so then they will like it. This was like our main, or also my main practice in the things. Tornando a quello che possono essere le belle cose riguardo a questo tipo di esperienza, personalmente ho sempre visto il lato culturale della conoscenza, come ad esempio andare a scuola, come parte integrante anche del mio divertimento, come una commedia. Con i miei 7 fratelli e sorelle ci divertivamo tantissimo in questo tipo di esperienza. Perciò quando è arrivato il momento di lavorare con il mio gruppo ho pensato come potremmo appunto riuscire ad avvicinarci giocando, andiamo e giochiamo con loro, vediamo effettivamente cosa gli interessa, anche perché sì, nel contesto in cui di studio mi divertivo tantissimo, ma da solo effettivamente creavo dei mostri e già così sono 2 cose separate, ma nel momento in cui riuscivo ad entrare in contatto con i ragazzi capivo e capivamo il gruppo cosa avremmo dovuto fare. Sorry, the answer is very long to your question. I'm still in the middle of it, if it's okay. Before the Syrian uprising, just to say, like after this practice of the animation in Syria, I did also my first feature animation 2D, and we were working on the first Arabic satellite channel. I was part of a board member of the first Arabic satellite channel for kids, and later on we discovered also through the practice that we not only can target a local audience, we can also talk about self and present ourselves also on an international animation scene. So my movie, for example, it went to many festivals, and then I was also understanding this power of animation is like also to talk about yourself and also to show yourself in a different way that we're presenting, not in an orientalistic way, in a real representation. And yeah. Peraltro abbiamo avuto tra le prime esperienze di animazione in 2D, abbiamo avuto modo di presentare nei canali satelliti arabi le nostre animazioni. Ovviamente passando a questo tipo di diffusione non era solamente qualcosa che potesse riguardare il locale e qualcosa di vicino, ma
e avevamo modo di presentarci a livello internazionale e perciò abbiamo partecipato anche a tantissimi festival e questo ci permetteva anche di parlare effettivamente per quel che eravamo e di presentarci in maniera molto più veritiera e non in una visione più, diciamo, orientalizzata come poteva essere immaginata, comunque molto più distopica della realtà. Yes. But you have, of course, born and grown up in Syria, but in the last years you have been living in Germany. This natural bridge between cultures, I think, is reflected very, very strongly, especially in your experimental animation. Okay. Is it right? Do you think there could be? Yes, it has a very big role actually. Maybe. Yes. Sì, sì. Secondo me lei è nata e cresciuta in Siria, però ha passato gli ultimi anni in Germania, si crea una tipologia di ponte tra queste due culture e penso che questo venga rappresentato molto nei suoi lavori sperimentali. Before this direct effect of the displacement, let's say, the Syrian uprising in 2011 was a very shocked and moving action for us as an artist, as an activist. And with that time, I was still working on the children animation a little bit, but then I discovered that part of me want to scream. It's good to talk about this, it's very important to do the animation things for the children, but there is also like a human inside me wants to scream in a different way. And then I start to do my own illustration, which is dark maybe, about fear, about death, about the militarization, and this conflict between life and death and all of those things. So, sì, infatti dobbiamo dire anche che dalla rinascita siriana di cui stavamo parlando del 2011 è stata molto importante per tutti gli artisti attivisti locali, anche perché nel 2011 appunto stavo ancora lavorando all'animazione per bambini, che sì, trovavo una cosa molto importante, ma l'essere umano, il mio carattere e quel che avevo dentro di me voleva urlare, voleva tirar fuori tutto quel che risentiva anche su quello che poteva essere la militarizzazione, i sentimenti riguardo alla vita con il contrasto stesso della morte, delle tematiche molto più oscure, sebbene stessi appunto lavorando ancora ai film d'animazione. And it was not only political, it was also about social oppression, religious oppression. So in 2011 I posted on my Facebook page one of my illustrations which is called Masturbation. It's about a soldier that he's masturbating, but instead of his private part, it's a gun. And for me as a woman, I felt like there's a lot of things also to say in this regards. And it's part also of the things that I feel it's very good to open up and to talk about. Then I had to leave Syria and I went to Frankfurt, where I studied, I decided to study conceptual art and contemporary art. And then when I also practiced in the school many experimental things about the medium itself, about the animation, about the printing technique, about how to take your illustration in a different ways, about the topics itself. And after I finished my study, I went to Berlin, and Berlin is a beautiful hub for digital work, and I love digital experiments. So also it was a nice inspiration for virtual reality, multimedia, and different art forms that I was experimenting in. Appunto, comunque ciò che sentivo all'interno non era qualcosa di prettamente politico, ma si versava anche su quello che poteva essere il lato sociale e religioso. Infatti in quel periodo ho prodotto Masturbation, che viene raffigurato un soldato che invece che masturbarsi con le proprie parti intime, invece lo fa con una pistola.
Trovavo tanto giusto parlare di queste tematiche che andassero oltre. Perciò dal momento in cui me ne sono andata dalla Siria sono andata a studiare a Francoforte, dove ho cominciato a studiare un tipo di arte concettuale e contemporanea. E da di lì ho studiato e imparato a utilizzare le illustrazioni in maniere diverse, con altri tipi di linguaggi e come potevo possibilmente modificarli. E da lì qui infatti mi sono avvicinata anche a quello che poteva essere più un tipo di lavoro digitale. Perciò successivamente mi sono trasferita a Berlino, dove poi ho cominciato a lavorare con i multimedia, diciamo, e la realtà virtuale. Thank you, Sulafa. I would make change of seat with you, so maybe you can sit here. No, stay. And I suppose there are some questions for you. Vuoi togliere anche questo? No, lo dico io direttamente, faccio cambio di posto con loro. Sì, esatto. Così. Ora cambieremo posto, così Per qualche eventualmente se domanda. ci sono delle domande potete farle direttamente. Qualche domanda? I have a question for Maria Mamona. Yes. In Elizabeth, you interpret the character of a retired hairdresser affected by Alzheimer's disease at its early stages. How did you work with the director on this complex character, and how was it to put yourself in Elizabeth's shoes? Maybe, sorry. Okay. Avrei una domanda per Maria Mamona riguardo del film Elizabeth e la sua interpretazione di un personaggio così complesso e come è stato lavorare in questo tipo di contesto. I think that the subject of Alzheimer disease is nowadays it's very popular, and it's a problem because we live longer and longer, but we have these problems, and I have also my private mystery. My mother is has this illness, and it is terrible. But of course, in this movie, it is the beginning of this disease, and it's only sometimes my character doesn't know where she is or what she wants, and doesn't remember anything, is something. And I think that she can't find good time, real time, and it is the beginning. And it was very interesting to me to act this person, and also because this movie isn't quite dark, and sometimes even is Alzheimer disease, it's there are some funny scenes, because sometimes to be with a person who is ill on Alzheimer disease, it's outside it's sometimes funny. It's two sides of this illness, and I think that the balance in this movie between dark part and this funny part is it's quite good, and it was very, very interesting to find inside me this kind of character. Thank you very much. Thank you. Penso che la tematica dell'Alzheimer sia molto popolare al momento, anche perché viviamo sempre di più, sempre più a lungo, ma queste problematiche continuano ad essere persistenti. Peraltro nella mia vita privata ho avuto l'esperienza purtroppo con mia mamma che ha avuto questo tipo di malattia. Quando analizziamo, vediamo il film,
all'inizio il personaggio appunto di Elizabeth solo a volte non sa dov'è o cosa vuole o dimentica cosa è appena successo. Lo trovo molto interessante, specialmente perché non è stato solamente tutto in tonalità estremamente negativa, ma ci sono anche dei piccoli dei momenti in cui possiamo anche ci strappa una risata, anche perché effettivamente chi è affetto da nella realtà, quando incontriamo qualcuno con questo tipo di malattia, effettivamente ha i due lati del tutto, hai effettivamente un bilancio tra quello che è tutto l'oscuro, che alla fine cerchi di prenderne comunque un qualcosa che ci fa sorridere, e penso che sia stato anche il tipo di bilancio che è nato nel film, tra questi due tipi di emozioni. Sì. Thank you. Che altra domanda? Io avrei una domanda per Slava. Nel video Drops, che viene anche presentato al festival, i corpi che cadono a peso morto sulle griglie, la voce automatica che annuncia il checkpoint, i livelli, sembra quasi un riferimento ai videogiochi sulla guerra. Si può dire che l'oggetto della denuncia quindi sia la violenza in generale, e in particolare qual è stata l'ispirazione per realizzare questo video? So, in the movie that has just been, which is actually part of the festival Drops, there are actually some resemblances with the video games, but I'm actually curious to know whether all these bodies that just drop out of nowhere, all these automatic voices and the level, do they have any resemblance with violence in general, or also with the video games? Yeah, so the main question is about violence, and then about the development of the movie itself. The war itself is like a video game, and the repetitive falling actions of the characters, it was kind of creating as a hypnosis. You watching the characters falling and maybe dying in a hypnosis way, as if the violence become like a normal act that it's acceptable, and you just like watching it without analyzing it. And this is the same addiction of video games, where you see the video games and kill and kill and kill, but at the end you lose the real connection with the human being. It's become just another act of happening, but it's not really deep enough. So it's something what you say exactly is this link together with it. Thank you. Quindi, trovo che effettivamente il concetto della guerra sia come un videogioco anche della violenza in generale, anche perché queste cadute ripetitive di tutti i corpi creano una specie di ipnosi in cui queste entità appunto cadono e forse muoiono, e crea questo tipo di visione da parte dello spettatore, in cui guarda ciò che sta accadendo come se lo accettasse, giusto perché tanto sa che è così. Nei videogiochi appunto si uccide, ma non c'è nessun tipo di reazione, è solamente un qualcosa che viene accettato così com'è. Quindi sì, c'è un tipo di link assolutamente. Temo non ci sia più molto tempo, my friends, we have no more time, unfortunately. E quindi ringrazio le nostre ospiti, thank you very much. Okay, and now we will screen all the movies, both here and at the auditorium. Okay, thank you very much. Spegnere la luce,